Benvenuti su Voce Strumento Interiore, siamo al capitolo 6, Voce Parlata. Qui, l'avevo già accennato nei video precedenti, parliamo di Franco Fussi, noto foniatra e italiano. Io ho seguito un suo convegno e lui diceva esattamente questo. Ci sono delle categorie che usano la voce esattamente come i cantanti e quindi bisogna considerare che un insegnante che si trova quindi a parlare a una classe, noi insegnanti di canto magari siamo più fortunati perché in genere l'insegnamento del canto avviene 1 a 1, quindi l'insegnante insegna all'allievo e siamo in 2 in una stanza. Invece per quanto riguarda gli insegnanti delle scuole medie o superiori, ecco, siamo in una classe ma ci sono magari 15-20 persone. Se queste 15-20 persone parlano tutte insieme, l'insegnante di solito per farsi ascoltare tende a fare questa cosa qua. E che cosa ho appena fatto? Ho irrigidito le muscolature, come sempre ho direzionato la mia voce soltanto dall'orifizio della bocca e quindi ho dovuto spingere per aumentare il volume. Il volume non è qualcosa che si aumenta tirando la pancia, anzi abbiamo visto che nel canto la pancia deve essere sempre molto i muscoli addominali molto rilassati. Io consiglio personalmente quindi anche a tutti gli insegnanti o chi parla molto per lavoro di assumere la postura Alexander, perché la postura Alexander riduce le sollecitazioni a carico dell'apparato fonatorio, quindi comunque ricordatevi che una postura eretta, specie per chi vive di voce, è importantissima. E ricordatevi anche che in certe categorie è importante anche il sorriso nascosto. Il sorriso nascosto, se ci pensate, e la postura e il sorriso nascosto sono dietro a qualunque spot pubblicitario voi ascoltiate. È difficile che uno spot pubblicitario venga fatto a zigomo basso, come si canta nella lirica ad esempio, perché risulterebbe triste, quindi sconti del 20, 30 e 40%. Sconti del 20, 30 e 40%. Questa è la voce radiofonica, quindi a differenza della voce dell'insegnante che magari è necessario che sia potente e è necessario che l'insegnante assuma la postura Alexander, una postura corretta, magari la voce radiofonica necessita oltre all'Alexander anche dello zigomo e del sorriso nascosto. Ma guardiamo come fare ad alzare il volume della nostra voce senza che questo implichi delle tensioni. Franco Fussi diceva di cambiare la frequenza, infatti andiamo sempre a parare lì, il discorso è sempre a livello di frequenze, non si tratta di volume ma si tratta di frequenza. Quindi se voi dovete dire ehi, questo ehi, così basso non è efficace, ehi, questo sì. Quindi che cosa ho fatto? Io ho alzato gli zigomi, ho sganciato, ho rivolto il suono nel registro di testa e ho quindi arricchito la mia a parte di attacco ma anche di frequenze medie e frequenze acute. Se voi provate in mezzo a gente che è lì che parla e che fa brusio a fare ehi, nessuno si girerà. Se invece provate a fare ehi, questo, e infatti ho mandato in piccola registrazione, è molto più efficace. Quindi ricordatevi che dovete rendere più chiara, più metallica la vostra voce. Questo arricchirà la vostra voce di frequenze molto più propaganti, cioè queste frequenze, le medie e le acute, hanno una propagazione nello spazio molto maggiore, quindi arricchite la vostra voce di frequenze medie e acute. Non a caso tutte le frequenze meglio udibili sono frequenze sono suoni che contengono frequenze medie e acute. Il citofono, il campanello, lo squillo del cellulare sono elaborate per contenere frequenze in genere molto ricche di frequenze medie e acute, quindi anche voi se volete farvi sentire rendete media e acuta la vostra voce, ma non spingete, altrimenti fate lavorare le corde vocali sotto stress.